È possibile creare un reale edificio utilizzando solo questi mattoncini? Quindi senza colle e senza incastri? Se non mi conosci, io mi chiamo Raffaele Salvoldi e realizzo delle opere artistiche appoggiando decine di migliaia di legnetti come questo, uno sull'altro, senza colla, senza incastri. Le mie opere però hanno la caratteristica di non durare molto nel tempo. Infatti, alla fine di ogni esposizione, l'opera viene sempre demolita, direttamente dal pubblico o mediante un effetto domino. Questa storia è un po' articolata, quindi ho deciso di dividerla in più parti, per cui per non perdervi i nuovi aggiornamenti, sapete cosa fare. Ma torniamo a noi. Come prima cosa serve un luogo adatto. Deve essere uno spazio chiuso, deve avere un soffitto molto alto e possibilmente essere vicino a casa. E il santuario della Madonna Ausiliatrice in frazione Locarno era perfetto. Ma vediamo un po' di numeri. La base dell'opera misurerà 3 metri di larghezza per 7,5 di lunghezza e raggiungerà un'altezza tra i 15 e i 17 metri. Sarà composta inoltre da 240.000 mattoncini. L'opera infatti viene costruita su 2 grandi specchi, posti uno di fronte all'altro. Il corridoio al centro sarà il passaggio che permetterà alle persone di entrare e uscire dalla struttura. E man mano che la struttura cresce, le varie parti si collegheranno fino a chiudersi in una grande cupola e molteplici torri. Facile, no? Ma come fa un legnetto che in media pesa 14 grammi ad abbattere una struttura del genere semplicemente cadendo sul suo peso? Non essendo esattamente questo il mio campo, ho proposto il progetto a 2 artisti che di demolizione e reazione a catena se ne intendono parecchio. Lui è Kapla Ben, detentore del record della torre di legnetti più alta del mondo e maestro indiscusso delle demolizioni controllate. Lei invece è Evesh Five e non ci sono parole per descrivere la sua pazienza e il suo talento nell'immaginare e costruire questi incredibili effetti domino. La cosa più interessante è che ognuno di noi è altamente specializzato in cose molto diverse tra loro, ma decisamente complementari. Quindi Kapla Ben mi ha aiutato a pianificare tutti i meccanismi all'interno delle fondamenta affinché l'opera crollasse come avevamo pianificato. Io mi sarei occupato poi per 4 mesi della sua costruzione e il 15 marzo 2025 Benjamin e Lily mi avrebbero raggiunto qui in Italia per creare l'effetto domino che avrebbe distrutto tutto. Vedere l'opera crescere piano piano e avvicinarsi verso la fine è veramente una soddisfazione incredibile, soprattutto dopo tutti quei mesi di lavoro, di fatica e di freddo. È anche il momento in cui si apre il cantiere al pubblico che può assistere agli ultimi giorni, alle ultime settimane di costruzione. E il 15 febbraio io con questo spirito arrivo alle 3 del pomeriggio davanti alla chiesa e trovo addirittura 15 persone in fila che aspettano di entrare e io sono felicissimo, non vedo l'ora di aprire la porta e mostrargli che cosa sta sorgendo all'interno di questa chiesa. Guardando quel mucchio, io l'unica cosa che vedevo erano quelle 1500 ore di lavoro, tutto quel freddo, tutta quella fatica, per niente. E poi penso a tutta la pubblicità che ho appena fatto, a tutti gli sponsor che hanno investito nel progetto, a Lily e Benjamin in arrivo entro 3 settimane. E adesso?